Gli artisti disabili si sono affacciati sulla scena comica, sfidando gli stereotipi e dimostrando che il riso non ha limiti. Oggi conosceremo il loro modo di pensare, la loro autoironia e anche delle bellissime storie di successo. Siete pronti? Oggi ci tuffiamo nel loro mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico e in questo canale parliamo di comicità. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival, il famoso festival della comicità muta. La rappresentazione inclusiva nella comicità è cruciale per creare una società più equa e sensibile alle differenze. Gli artisti disabili portano la propria prospettiva unica sul palco, mostrando al pubblico che la disabilità non è un ostacolo all'umorismo, ma un terreno fertile per la creatività e l'originalità. Attraverso le loro battute e le loro storie personali, questi comici sfidano le norme sociali e incoraggiano il pubblico a guardare oltre le disabilità fisiche o cognitive. Gli artisti disabili che si dedicano alla comicità affrontano la sfida di trasformare le proprie esperienze di vita in materiale comico. Spesso utilizza l'umorismo come strumento di autoguarigione, trasformando le sfide, ma anche le frustrazioni quotidiane, in fonti di risate. Attraverso la comicità gli artisti disabili sfidano gli stereotipi e mostrano al pubblico che la disabilità non definiscono una persona, ma è solo una parte di chi sono. La loro presenza sulla scena comica contribuisce a creare una società più inclusiva e consapevole delle diversità. Le loro battute affrontano apertamente le situazioni che potrebbero sembrare scomode o imbarazzanti, ma lo fanno con grazia e autoironia, permettendo al pubblico di ridere insieme a loro, anziché ridere di loro. Josh Blue. Josh Blue è un comico statunitense affetto da paralisi cerebrale. Thank you so much. Hello everybody. La sua comicità si basa sulla sua esperienza personale e sulla consapevolezza del pubblico riguardo alle sue sfide quotidiane. Utilizzando l'autoironia e un senso unico di timing comico, Josh ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, vincendo anche l'edizione 2006 del reality show Last Comic Standing. La sua carriera è una testimonianza di come l'umorismo possa essere un potente strumento per affrontare la disabilità e sfidare le aspettative. Watch another film. Okay, well there's nothing even wrong with that guy right there. Lost Voice Guy. Lost Voice Guy, il nome d'arte di Lee Ridley, è un comico britannico che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua capacità di fare comicità senza parlare. This new Apple Watch, it's time to drive my Porsche to the airport and get on my private jet to Monte Carlo. Affetto da una malattia neuromuscolare che gli ha impedito di sviluppare la capacità di parlare, Lee utilizza un dispositivo di sintesi vocale per comunicare con il pubblico. La sua comicità intelligente e tagliente ha ottenuto un grande successo, portandola a vincere la 12ª edizione di British Got Talent nel 2018. Lost Voice Guy! Lui dimostra che l'umorismo può superare le barriere del linguaggio e della comunicazione, arrivando dritto al cuore del pubblico. Francesca Martinez. Francesca Martinez è una comica britannica che vive con paralisi cerebrale. La sua comicità è caratterizzata dall'uso dell'ironia e della satira per affrontare questioni sociali e disabilità. Con uno stile schietto e onesto, Francesca sfida gli stereotipi e invita il pubblico a ridefinire la percezione della disabilità. Brought out a book and it's called How to Call a Spade a Terrorist. Ha portato la sua comicità sul palco di importanti festival internazionali, diffondendo il messaggio che la diversità è una risorsa preziosa e che il riso può essere un potente strumento di emancipazione. Thank you and good night. Le storie di successo di Josh, di Lost Voice Guy e di Francesca Martinez dimostrano che la comicità non conosce limiti. Questi artisti disabili hanno conquistato il cuore del pubblico grazie alla loro
autenticità, creatività e capacità di trasformare le sfide in risate. Sono esempi ispiratori di come la comicità inclusiva possa rompere le barriere, spingere il pubblico a riflettere e creare un mondo più accogliente per tutti. Nel corso della storia, gli spettacoli freak hanno rappresentato una parte controversa della comicità. Questi spettacoli includevano persone con disabilità o caratteristiche fisiche insolite, esibite come oggetti di curiosità per il pubblico. Sebbene molti spettacoli fossero motivati dalla curiosità e dalla sensazionalizzazione, è importante riconoscere il contesto storico e culturale in cui si svolgevano. Tali spettacoli spesso sfruttavano gli artisti riducendoli a meri fenomeni da mostrare. Fortunatamente, però, la società ha progredito da allora, abbracciando una prospettiva più inclusiva e consapevole. Negli ultimi decenni l'umorismo basato sulla disabilità è diventato sempre più comune e gli artisti disabili trovano spazio per condividere le proprie storie, sfidando gli stereotipi e facendo riflettere il pubblico. Grazie a questa evoluzione, il palco della stand-up comedy offre un ambiente accogliente e inclusivo per gli artisti disabili, dove possono esprimere se stessi e connettersi con il pubblico in modo autentico. Affrontiamo il futuro con speranza e determinazione, guidati dal potere del riso e della comicità. Il futuro della comicità è inclusiva ed è promettente. Questo episodio ci ha condotti a un viaggio affascinante attraverso la connessione tra disabilità e comicità. Abbiamo esplorato l'oscurità dei spettacoli freak al brillante cabaret di oggi. Abbiamo scoperto il potere della comicità inclusiva che abbatte barriere sociali, sfida i pregiudizi e crea un mondo più empatico. Le storie di successo di Josh Blue, Los Voice Guy e Francesca Martinez ci hanno ispirato e dimostrato che il riso non ha confini, spingendo il pubblico a vedere oltre le etichette e abbracciare la diversità. Insieme possiamo ridere oltre i limiti e costruire un futuro in cui l'umorismo superi ogni barriera, facendo rifiorire la comprensione e l'empatia. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi entusiasmanti e coinvolgenti. E ricorda, il riso è un linguaggio universale che unisce le persone e ci ricorda la nostra umanità condivisa. Insieme possiamo rendere il mondo un posto migliore, un sorriso alla volta.